bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il video dei prodotti finiti di dicembre per la casa. Come vi avevo detto nello scorso, ho cercato di dividere tutti i video perché questa volta avevo davvero tantissimi prodotti da mostrare, soprattutto per quanto riguarda il make-up, dato che ho fatto un grosso smaltimento e è già venuto un bel video consistente, quindi per evitare di far diventare i video lunghissimi li ho divisi in 3: make up, prodotti per la casa e prodotti di beauty, skincare, insomma proprio in generale. Iniziamo con un prodotto che in realtà è un prodotto alimentare, ma dato che io non faccio i finiti alimentari lo faccio rientrare nei prodotti per la casa, che è questo. Questa qui è l'acqua di cocco, la marca è Cocco Bio, non la vedo qui la marca, credo che sia bio o cocco, non lo so. Comunque l'ho provata perché così ne avevo sentito parlare, tutti fantastica, è terribile, cioè è salata, è quasi salata, no, non mi è piaciuta per nulla, quindi lo metto nei flop. Non so se vi è mai capitato di berlo, ma se vi venisse così il pallino di comprarlo, io non mi sento di consigliarvelo sinceramente, un flop. Veniamo poi al detergente intimo di fiori di magnolia. Questo qui è alla malva, ci sono 500 ml ed è ovviamente Eurospin, la marca di Eurospin. Io mi trovo bene con questo detergente intimo, devo dire che se mi dovessi ritrovare all'Eurospin lo ricomprerò di sicuro, quindi lo metto in un top, in uno dei promossi. Ha un PAO di 12 mesi, io mi trovo bene perché non mi irrita. Lo utilizzo non per tutta la famiglia perché mio figlio ne usa uno diverso, ma per me e mio marito sì, e va benissimo, quindi mi sento assolutamente di consigliarvelo. Sempre parlando di detergente intimo, vi voglio promuovere questo qui di Arcalia Bio della marca Pam e Panorama. L'avevo preso un po' di tempo fa e devo dire che mi sono trovata bene. È un detergente intimo delicato, l'ho utilizzato per mio figlio, ha un PAO di 12 mesi e questo qui invece è certificato bio, ovviamente a differenza di quello di fiori di magnolia di Eurospin, che non è bio. Questo è veramente delicato ed è con avena, malva e tiglio. Ha una profumazione delicata, però è buona, si sente 97% di origine naturale. Questo assolutissimamente ve lo consiglio. Vi metto nelle schede il video dove vi mostravo gli acquisti. L'ho acquistato con la spesa online di Pam e Panorama tramite Amazon Now. Buono, promosso assolutissimamente, sì, contiene 250 ml. Un promosso è questo qui di Glade. La profumazione è Sweet Fantasy, ovvero prugna, mora e violetta. Non lo so se è ancora in vendita. Questo profumatore l'avevo comprato tantissimo tempo fa, ma proprio tanto, perché avevo letto che si potevano utilizzare su ogni tipo di profumatore. Io avevo il modello non Glade, ovviamente avevo l'Airwick, però uno molto vecchio e non andava, non riusciva a spruzzare perché aveva questo spruzzino diverso. Questo io l'ho messo successivamente perché poi l'avevo anche perso, e adesso che ho il nuovo profumatore Airwick, riaprendo un cassetto, vi ho detto che mi sono messa a fare un mega smaltimento globale, l'ho ritrovato, ho detto guarda qui, chissà se adesso funziona, e in effetti ha funzionato, spruzzava. La profumazione secondo me si era un po' persa con il tempo perché era tantissimo che era lì nel mio cassetto, infatti è durato anche poco. Avevo messo diciamo così, la stanghettina al massimo, che spruzzava dopo pochissimi minuti uno di seguito all'altro, perché
odorava pochissimo, e infatti è durato veramente poco, ma credo non per la qualità del profumatore, quindi per il Glade, ma proprio perché era vecchio. Però sono contenta perché almeno sono riuscita a utilizzarlo, almeno 2 settimane me le ha fatte tutte, quindi sono contenta. Ve lo metto nei promossi perché mi è piaciuta la profumazione, anche se non so se c'è ancora questo tipo di profumazione. In più adesso vi posso segnalare che il Glade monta sul profumatore Airwick Pro la versione nuova. Questa versione qui, io ne avevo un'altra che è praticamente quella che si vede in questo profumatore. Questo è un altro promosso dove si tirava giù praticamente questa porticina. Su questo il profumatore Glade non calzava, diciamo, non spruzzava, mentre invece su questo sì, perciò sono contenta. Un altro promosso che avete visto prima è questo qui. Questo è quello che mi vedete molto spesso nei miei finiti, è sempre quello di Eurospin. Continuo a metterlo nei top, nei promossi, perché a me piace, profuma bene. La profumazione questa qui è alla vaniglia. Io promuovo, ok, il profumatore perché ha una buona persistenza come odore, ma promuovo tantissimo la vaniglia. Le altre profumazioni non so come sono, spero che siano altrettanto buone, ma non lo so. Quindi questo, come sempre promosso, si trova da Eurospin. Promosso anche questo sapone liquido di Sienne al latte d'asina, contiene 250 ml della linea Sienne Nature. Era una di quelle limited edition, io ho preso diversi prodotti, mi sono trovata bene, fa una schiuma buona ma discreta e ha sempre questo odore molto leggero. Di tutti i prodotti che ho comprato ve li mostrerò poi più avanti nei prodotti finiti oppure su Instagram, e devo dire che appunto mi sono trovata molto bene, assolutissimamente promosso questo sapone liquido qui. Lo ricomprerò non appena uscirà la linea di Sienne al latte d'asina. Questa linea mi sento di consigliarvela, di sicuro il sapone liquido, perciò se dovesse uscire e voleste provarla, sì, consigliato. Lo sgrassatore Dexal, eccolo qua, l'ho finito, ero andata poi a ricomprarlo. Questo qui è il profumo di Marsiglia, io lo uso veramente per tutto, lo sgrassatore lo uso per tutto, cucina, alle volte anche i sanitari. Io trovo che mi sgrassa bene e alle volte lo uso anche sui capi. Se c'è un capo particolarmente macchiato che non ha un tessuto delicato, metto lo sgrassatore, lo lascio agire almeno una notte, poi lo lavo e la macchia viene via abbastanza bene. Questo non per lo sgrassatore, ma perché questo contiene il sapone di Marsiglia. Potete fare la stessa identica cosa mettendo il vostro sapone di Marsiglia sulla macchia a secco, lasciate agire e si toglierà con più facilità. Non è un miracolo, ma aiuta tantissimo, quindi questo io anche lo promuovo. C'è 1 litro di prodotto, viene venduto da Eurospin e lo metto nei promossi. Questo qui me l'avete visto di recente, è stato un acquisto recente, non si vede più il marchio, è andato via. Daria, si vede poco perché l'ho rovinato, non so come ho fatto. E la ricarica per i diffusori, quelli che hanno i legnetti praticamente. Io li ho ancora, ma avevo finito il liquido. Ho trovato questa ricarica e l'ho comprata. È un po' cara perché, se non mi sbaglio, l'ho pagata 9 euro e ci sono 250 ml. Devo dirvi che però non si sente molto il profumo, quindi questo non so se promuovervelo, perché questo è la fragranza alla vaniglia. Io non so se voi avete mai provato queste ricariche, se vi siete trovati bene. Se vi siete trovate bene, ovviamente scrivetemelo nei commenti, però non mi sento di azzardare a comprare un'altra profumazione proprio perché io in questo momento ce l'ho e non si sente la profumazione, mentre invece quello che avevo acquistato prima, che non era la ricarica, era proprio tutto il set, si sentiva molto di più.
Quindi questo non lo so, non mi sento di promuoverlo, perlomeno la vaniglia. La vaniglia non si sente tantissimo. Fatemi sapere se per caso avete provato altre profumazioni e se il risultato è lo stesso, ma non lo ricomprerò e quindi non mi sento ovviamente di consigliarvelo. Proseguiamo con la candeggina. Io ho acquistato questa qui alla Fragranza Floreale di Esselunga, contiene 2 litri. Avevo scelto questa perché è abbastanza economica rispetto ad altre marche, proprio perché la marca di Esselunga, nonostante ci sia scritto profumazione floreale, l'odore è quello fastidioso della candeggina, però fa il suo dovere. Io lo metto proprio in casi estremi, proprio quando c'è qualcosa che devo appunto candeggiare perché si è scolorito un capo rosso e mi ha fatto diventare una maglietta bianca rosa, allora la uso, però ne uso proprio poca e mi durano sempre un'eternità. Qualche volta mi è capitato di utilizzarlo anche sui pavimenti, perché è indicato che si può utilizzare anche per le pulizie casalinghe. Non l'ho mai usato ad esempio in lavatrice e durante i lavaggi, anche se è indicato che si può fare. Non l'ho fatto. Questo promosso, soprattutto per il costo che ha, è una buona candeggina, questa della marca Esselunga. Ho finito, ma ho erroneamente buttato il flacone. Vi metto comunque l'immagine qui a fianco. L'ammoniaca detergente di Rio Casamia. Questa la compro spesso e lavo i pavimenti sempre e quasi solo con questa qui. Vengono bene, anche le finestre vengono bene quando appunto si fa la pulizia in acqua, diluito in acqua, ovviamente in acqua calda per le finestre. Io prendo questa qui che è super profumata. Stessa storia della candeggina, ha comunque quel sapore di ammoniaca. Che sapore, mica me lo bevo. Ha comunque quell'odore di ammoniaca, anche se super profumata, che è fastidioso, cioè non è certo un profumo che uno si metterebbe addosso, però è un buon prodotto. Ci sono appunto 1250 ml, quindi circa 1,2 litri. Io mi trovo sempre bene e la utilizzo molto spesso. Adesso ho provato a acquistare un altro prodotto che però è più ecologico, perché l'aceto di alcol. Vi farò sapere come mi trovo, perché sgrassa, però è più ecologico. Vedremo come mi troverò e poi ve lo saprò dire ovviamente. Però il Rio Casamia ammoniaca detergente io ve lo promuovo, è un prodotto promosso, un prodotto top. L'ecodetersivo di PAM e Panorama, questo è il detersivo per i piatti, è appunto ecologico, vedete che qui ha tutte le sue certificazioni, questo appunto con estratto di limone, è amico dell'ambiente e dermatologicamente testato. Ci sono solamente 500 ml, anche questo l'avevo preso con la spesa di PAM e Panorama, però appunto fatta con Prime Now, il servizio spesa di Amazon. Mi sono trovata bene con questo detersivo per i piatti, perché comunque sgrassa abbastanza bene, ha una profumazione delicata. L'unica pecca, se vogliamo dire così, è che ce n'è veramente poco, 500 ml, il costo non lo ricordo, ma vi rimando comunque al video, dovrei averlo detto nel video. Troppo poco, sì, va bene per chi non ha tanta necessità, perché io appunto ho la lavastoviglie, ma alle volte mi capita di dover lavare dei piatti a mano, un po' perché la lavastoviglie è piena, un po' perché magari è troppo sporco, allora voglio sgrassarlo subito e pulirlo subito, finisce in fretta. Se vi va bene questo tipo di formato, assolutamente consigliato per le prestazioni, consigliato perché è ecologico, però bocciato il formato. Se lavate solo i vostri piatti con il detergente vi durerà niente, perché è veramente poco.
comunque è un buon prodotto, mi sento di consigliarvelo. E adesso veniamo al VC Gel della Winnis. Questo qui alla lavanda, anche questo è Econatura, è un prodotto vegano, disincrostante, anticalcare e profumante. Tutto sto gran profumo non l'ho notato, il profumo di lavanda è praticamente impercettibile, pulisce abbastanza bene, non sbianca tantissimo come quelli decisamente più chimici. Nel complesso è un prodotto abbastanza buono. Buonissimo il fatto che sia ecologico, che aiuti la natura e tutto quanto. Certo che se voi siete abituati a quel profumo, o che non è proprio profumo, però quell'odore particolare che hanno i VC Gel, magari alla candeggina, piuttosto che delle profumazioni un po' più forti, un po' più persistenti e che sbianchi proprio tanto, no, questo non fa per voi, perché lo fa ma in modo molto più delicato. Idem appunto, la profumazione è delicata, così come è delicato il suo effetto sbiancante. Ovviamente se avete un VC già tutto nero incrostato, qualunque prodotto voi mettiate non farà il miracolo, a meno che non sia forse l'acido muriatico, non lo so. Però rispetto ad altri VC Gel, questo è molto più, diciamo, delicato. Quindi in base alla vostra esigenza, se non vi interessa questo effetto di odore, di pulito, non so come spiegare, di detersivo e che sbianchi relativamente, ve lo consiglio. Se cercate un prodotto amico dell'ambiente ma efficace, assolutamente ve lo consiglio. Se vi piacciono le cose un pochino più chimiche, lasciatemi passare il termine, no, non ve lo consiglio. Quindi è sia un prodotto promosso che un prodotto bocciato. Questo lo metto un po' nel limbo, perché anch'io alle volte preferisco altro. Comunque il suo lavoro lo fa, dipende anche dalla vostra esigenza, che tipo di esigenza avete, potete scegliere se acquistarlo oppure no. Ultimo prodotto, l'Anitra VC, la Duck Fresh. Queste sono le striscioline, ecco, non so se riuscite a vederlo qui, queste sono al limone, lime, scusate, non al limone, al lime. Ci sono 3 striscioline all'interno, sono quelle che si appiccicano all'interno del water per igienizzare e per profumare. Che dire di queste striscioline? Innanzitutto non mi è piaciuta per niente la fragranza di lime, l'ho trovata abbastanza insipida come profumazione, non ci azzecca nulla secondo me col water il lime. Avrei preferito un'altra freschezza floreale, insomma le solite freschezze che mettono nei prodotti del water. Però questa non mi è piaciuta tantissimo. Dura abbastanza poco la strisciolina, perché comunque ogni volta che voi scaricate un pochino si va a consumare, quindi a meno che non siate delle persone single che non andate in bagno costantemente, può ancora fare il caso vostro. In una famiglia di appunto almeno 3 persone come siamo noi, così. E poi assolutamente bocciato l'odore, la profumazione, non mi è piaciuta per nulla. Non credo che lo ricomprerò, a meno che io non trovi una super offertona per cui costa la metà del prezzo. No, non lo riacquisterò, quindi lo metto nei bocciati. Questo non lo promuovo più di tanto, non mi ha fatto impazzire. Non mi avete visto dei detersivi o degli ammorbidenti per la lavatrice. Chi mi segue su Instagram lo sa, mi si è rotta la lavatrice, l'avevo già accennato in un video passato, ma ero riuscita in qualche modo a riparare il danno, fin tanto che è morta definitivamente la mia lavatrice e quindi sono stata costretta a buttarla e ordinarne un'altra. Perciò non ho fatto in tempo a finire dei prodotti. Ho utilizzato altri metodi per lavare le cose, un po' a mano, un po' me le sono fatte lavare, insomma. È difficile stare senza lavatrice. Comunque
tornerò a lavare a pieno regime indubbiamente e quindi tornerò a consumare i miei detersivi e i miei ammorbidenti con la solita frequenza di un tempo. Per adesso però non ho nulla da mostrarvi e quindi questo video finisce qui. Mi raccomando però non perdetevi il prossimo, perché sarà l'ultimo dei prodotti finiti di dicembre 2019, sarà quello dei prodotti beauty e skincare. A tal proposito quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e lasciatemi anche un bel pollice in su come supporto. Scrivetemi nei commenti se vi va, se avete utilizzato qualche prodotto di questi che vi ho mostrato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!